Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione del corso di SharePoint. Stavamo analizzando le web part, quindi rientro nell'indice su cui ci eravamo lasciati nella lezione precedente. Avevamo visto cosa sono le web part e avevo detto che avrei fatto 3 lezioni ciascuna su uno di questi 3 punti che seguono al cosa sono le web part. Però ho deciso di procedere diversamente, nel senso che questi 3 punti contengono molti sottopunti che sono le singole web part, quindi farò lezioni molto più brevi, ciascuna su un singolo punto, di modo che tu poi la possa ritrovare rapidamente se ti serve per rivederla o per lavoro senza dover scorrere lunghi video. Quindi cominciamo da questo primo menu, il menu testo, elementi multimediali e contenuti. Come vedi, all'interno di questo solo primo punto ci sono tanti argomenti che sono tutte le web part che sono contenute in quel menu di SharePoint. Quindi cominciamo in questa lezione dai collegamenti rapidi. Quindi abbiamo aperto, io ho aperto per fare questa diapositiva e ora lo faremo direttamente anche su SharePoint, la pagina del corso di cucina che come dicevo ci si presenta vuota quando ancora non è stata inserita nessuna web part, c'è soltanto il titolo e gli elementi di navigazione. Cliccando su questo segno più all'interno di questo cerchietto ci si apre il menu per inserire le web part e io qui ho scelto di inserire una prima web part, quindi andiamo per ordine, i collegamenti rapidi, cioè all'interno della pagina di SharePoint si possono creare dei collegamenti per raggiungere rapidamente altri ambienti che ovviamente ci fanno comodo per il lavoro. Ora noi ci eserciteremo su tutti, poi ciascuno di noi introdurrà nel suo sito SharePoint quello che gli fa più comodo per lavorare. Quindi si clicca qui su collegamenti rapidi, ci compare questa schermata che prima non c'era e quindi si va a comporre la web part. Clicchiamo qui su aggiungi un collegamento e cliccando su aggiungi si apre questa schermata dove noi abbiamo la possibilità di creare dei collegamenti a tanti oggetti, dei collegamenti a degli oggetti che abbiamo usato recentemente, che magari usiamo molto frequentemente per lavoro, a delle immagini di archivio, a OneDrive, quindi possiamo fare un collegamento diretto ad una cartella di OneDrive. Io ho fatto il collegamento ad un oggetto del nostro sito SharePoint, cioè alla lista documenti, alla libreria documenti delle fatture docenti. Posso anche caricare un file dal mio computer oppure anche da OneDrive, oppure posso creare anche un collegamento esterno. Quindi dopo aver scelto sito, quindi voglio fare un collegamento all'interno del nostro sito SharePoint e aver selezionato la libreria fatture docenti, vado a cliccare su seleziona e il risultato sarà questo che in questa pagina del corso di cucina è stato aggiunto questo elemento, questa web part, fatture docenti, cliccando sulla quale ci si apre direttamente la libreria che abbiamo visto nel corso delle lezioni su cui abbiamo fatto le lezioni sulle librerie di documenti. Quindi andiamo in SharePoint a vedere come si fa questa operazione. Eccola qua, fatture docenti. Se io clicco si apre direttamente la libreria. Quindi ripetiamo insieme questa operazione. Quindi andiamo a cliccare su modifica. Ora io vado ad introdurre un altro collegamento rapido, quindi vado sotto questo che è introdotto, clicco su più, clicco su collegamenti rapidi. Ecco che si è introdotta un'altra web part nella pagina SharePoint. Clicco su aggiungi collegamento, ecco la finestra che abbiamo visto nella diapositiva. Potrei caricare qualcosa anche da OneDrive, cioè creare un collegamento anche a una cartella di OneDrive, oppure, come dicevo prima, ad un elenco o a una libreria di SharePoint. Questi sono tutti gli elenchi che abbiamo visto nel corso delle lezioni precedenti sugli elenchi e sulle librerie. Posso andare a immagini di archivio, posso caricare un qualcosa dal mio computer,
Facciamo un collegamento ad una cartella OneDrive. Supponiamo che mi serva di avere a disposizione la cartella degli allegati, nella quale poi, come vedremo in una lezione successiva, andranno a finire gli allegati di posta elettronica che Power Automate ci scaricherà direttamente all'interno di una cartella di OneDrive. Quella è una cosa interessantissima che vedremo nella parte dedicata a Power Automate e SharePoint. Quindi colleghiamo questa cartella di OneDrive allegati. Io ci vado a cliccare, la vado a selezionare, la seleziono e alla fine dico ok. Ecco che la cartella allegati è stata inserita come web part all'interno del sito SharePoint. Qui vado a chiudere, clicco su Ripubblica e adesso la cartella allegati è direttamente raggiungibile dal sito SharePoint. Ora, dentro la cartella allegati c'è soltanto questo file, ce ne potrebbero essere tanti altri, ma intanto abbiamo visto come fare questa prima operazione della creazione dei collegamenti rapidi. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!